Ciao a tutti, oggi faccio vedere come riparare delle svegliette o degli orologi in cui il display dà problemi, nel senso che non mostra bene tutti i segmenti dei numeri. Comunque nel video troverete tutti i dettagli e la spiegazione. Buona visione. Bene, queste sono due svegliette in cui, come potete vedere, il display ha problemi e non mostra correttamente tutti i numeri che indicano l'ora, la data, eccetera, eccetera. Sono due svegliette differenti, una è una Majestic, l'altra è una Oregon Scientific. Comunque, indipendentemente dalla marca o dal modello, il difetto è sempre lo stesso e dipende essenzialmente dal fatto che entra l'umidità nei circuiti e specialmente nella zona in cui ci sono i contatti verso il display LCD. Procediamo quindi con la prima, questa Majestic, e iniziamo a smontarla. Diciamo che la tecnica prevede di scaldare la circuiteria interna con un riscaldatore o con un comune phon in modo da far evaporare l'umidità presente nei circuiti stessi e quindi rimontare il tutto. Ecco, come vediamo, una volta aperta va rimossa anche la zona che protegge il display LCD, in modo da poterlo riscaldare in maniera più efficace. Ecco, una volta aperta la protezione posteriore si accede a quello che è il vero e proprio display LCD. Come vedete c'è un connettore flessibile fatto da più conduttori che si collega al display stesso e questa è la zona problematica. Ecco, come anticipavo, prendiamo un phon e lo mettiamo sulla temperatura massima. Quindi lo accendiamo e iniziamo a scaldare la zona dei contatti e anche la zona posteriore del display LCD. Diciamo che va riscaldato, ma bisogna fare attenzione a non esagerare. Comunque lo potete capire perché se il display cambia colore vuol dire che lo state riscaldando troppo. A questo punto non fate altro che interrompere l'operazione e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Ripetete l'operazione 2 o 3 volte per avere maggiore sicurezza del funzionamento. Una volta scaldata tutta la superficie, con le mani comprimiamo la parte posteriore del display e la zona dei contatti, senza esagerare per non rischiare di romperlo, ma questo faciliterà di nuovo la ricontattatura tra il connettore stesso e il display. Ecco, a questo punto lasciamo raffreddare il tutto, richiudiamo la sveglietta facendo le stesse operazioni al contrario di quando l'abbiamo smontata. Finita l'operazione di riscaldamento di parte del display, già che ci siamo, diamo una scaldata anche alla PCB dove ci sono i componenti elettronici, tanto male non gli fa, in modo che se anche in quella zona è entrata umidità, questa sorta, chiamiamolo di reflow leggero fatto con il phon, aiuta. A questo punto rimettiamo le pile, richiudiamo il tutto e vedremo a breve se il guasto sarà risolto o meno. Ecco, come potete vedere, la soluzione ha sistemato il problema. Quindi tutti i numeri si vedono di nuovo perfettamente e la sveglietta è tornata come nuova.
Già che ci siamo, faccio vedere come procedere anche per l'altra versione, la Oregon. Ecco qua lo smontaggio è leggermente diverso perché nonostante sia una sveglietta di fascia più alta, il pannello anteriore è comunque incollato e quindi va scollato, è vetro, attenzione, va scollato in modo da accedere alle viti che sono esattamente sotto il pannello. Comunque procediamo nello stesso modo, la smontiamo e arriviamo fino alla zona del display. A questo punto il procedimento è analogo, scaldiamo tutta la zona del display, qui non ho fatto vedere perché mi sono dimenticato di fare il video, comunque è uguale a prima, e lo rimontiamo e anche la zona della PCB che come dicevo prima male non fa, procedendo sempre a scaldare con il phon ma senza esagerare. Alla fine rimontiamo il tutto, la proviamo e come potete vedere anche qui abbiamo risolto il problema. Ecco, con poche mosse ho fatto vedere come aggiustare una sveglietta da tavolo da casa in modo semplice e veloce. Diciamo che il 99% delle volte che succede questo inconveniente è dovuto all'umidità. Quindi prima di buttarla via per produrre tonnellate di spazzatura di rifiuti elettronici, pensateci bene che magari con poche mosse in 10 minuti la riuscite a risistemare, evitando così uno spreco di materiale per nulla. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.